Inazuma Eleven ha cresciuto tante persone, ma forse non tutte conoscono oppure hanno preferito ignorare una parte di questo anime, ed è proprio oggi che voglio raccontarvi l'enorme lato oscuro nascosto di Inazuma Eleven. Ray Dark è l'antagonista più conosciuto della serie, ma per capire chi è realmente il comandante dobbiamo prima fare un passo indietro per conoscere al meglio la sua storia. Ray era un ragazzino comune, ma la sua non era una famiglia normale. Il padre Tom Dark era la punta più forte del calcio giapponese, conosciuto addirittura oltreoceano. Il ragazzo spesso si ritrovava a festeggiare in tribuna per le sue reti, ma purtroppo non sempre sarà così. Un portiere inesperto gli chiede di poter tirar contro, Tom accetta con spavalderia, ma non riesce a segnare nemmeno una volta. Questo episodio lo porterà ad una grave crisi interna, diventerà scostante e si acquisirà la fama di arrogante piantagrane, fino a quando non verrà nemmeno più selezionato per la nazionale per affrontare la Coppa del Mondo, a favore di una nuova generazione di calciatori giovani pronta a sostituire quella corrente, e il nuovo capitano della squadra giapponese sarà proprio colui che gli ha parato tutti quei tiri, David Evans, il nonno di Mark. Tom decide di abbandonare il calcio e la famiglia, mentre la moglie muore a causa di una malattia. Ray è solo, non ha più nessuno e si convince dell'idea che il calcio abbia distrutto la sua famiglia e sviluppa un'estrema fobia di perdere. Il suo motto è: conta solo la vittoria e i perdenti non si meritano proprio niente. Crescendo entra a far parte della leggendaria Inazuma Eleven, dove incontra nuovamente David Evans, che sarà il suo allenatore. Sappiamo tutti cosa accade: all'età di circa 14 anni provoca un incidente all'autobus della squadra, comportando la morte apparente di David, e tutti i suoi compagni hanno subito gravi infortuni, negandogli la possibilità di disputare la finale del Football Frontier contro la Royal Academy. Ma è possibile che un ragazzo così giovane possa aver pianificato tutto ciò da solo, possa aver pensato una cosa così crudele? La risposta è una sola, e per farlo devo introdurvi un altro personaggio, Zulan Rice. Zulan era il presidente del Football Frontier International e un ricco magnate di petrolio, e aveva un terribile obiettivo in mente: conquistare il mondo facendolo entrare in guerra, ma l'arma che desiderava utilizzare era il calcio. Dark bramava potere per controllare ciò che tanto odiava, invece Rice occorreva qualcuno da manipolare per raggiungere il suo scopo finale, e così il patto è fatto. In cambio di supporto economico e non, Dark si vende a Zulan per dominare il mondo del calcio. Da questo momento in poi Dark diventerà vice segretario del Football Frontier ed entrerà a far parte della Royal, che dominerà il campionato nazionale per i successivi 40 anni. Non sappiamo se per merito o per trucchi, ma quello che conosciamo è il tragico evento che ha coinvolto la sorellina di Axel, Julia Blaze. Era il giorno della finale del Football Frontier, conteso tra la Kirkwood e la Royal Academy. Axel era inarrestabile, il capocannoniere del torneo, fino a quando accade il fattaccio. Axel viene a sapere poco prima della partita che Julia ha avuto un grave incidente stradale mentre si incamminava allo stadio ed è stata portata d'urgenza in ospedale in coma. Axel non riesce a giocare la partita e la Royal trionfa nuovamente. Questo è solo l'ultimo esempio dell'estrema crudeltà che caratterizza Dark prima dell'effettivo primo episodio di Inazuma Eleven. Ray si interessò fin da subito alla Raymond, sentendo che Axel Blaze si fosse unito a quella scuola e che il capitano della squadra era Mark Evans, il nipote di colui che ha distrutto la sua famiglia. Decide di organizzare un amichevole dove, se la Raymond avesse perso, il club si sarebbe sciolto. La Royal Academy si presenta come una squadra composta da militari con il loro comandante in cima, che veglia su di loro. L'obiettivo era solo uno: umiliare e distruggere la Raymond. Così era stato fino a quando Mark, dopo un risultato di 20-0, riesce a sviluppare la mano di luce e parare un tiro avversario, per poi rilanciare subito verso Axel, che segnerà quel tornado di fuoco. Vedendo questa giocata, Dark decide di ritirare la propria squadra, dicendo che quello che voleva vedere l'aveva visto. Ma perché non ha voluto annientare la Raymond? Perché non ha preferito sconfiggerla fin da subito così da non porsi più il problema? Probabilmente alla vista di quell'azione anche in lui qualcosa si era mosso, qualcosa che neanche lui poteva comprendere, ma era una sensazione che voleva riprovare. Così se ne andò dando la vittoria alla Raymond e la conseguente qualificazione al Football Frontier. All'interno della squadra volle aggiungere due sue talpe per controllarlo al meglio, il professor Wintersea e Bobby Shearer. Li aveva ingaggiati col compito di sabotare l'autobus nuovamente, proprio come 40 anni prima, ma grazie al detective Smith non se ne fece nulla. Tramite Bobby viene a conoscenza degli appunti segreti di David Evans, ma di questo ne parleremo meglio dopo.
Per Dark le sfide vanno vinte ancora prima di iniziarle, infatti nel successivo scontro tra la Remn e la Royal escogita un piano mortale che avrebbe portato tutti i giocatori della squadra avversaria a morte certa. Aveva pianificato di far cadere delle travi di ferro nella metà campo della Remon, così da colpire i giocatori e finire subito la partita, mascherandolo come un incidente. Fortunatamente il piano viene sventato da Judd, che così facendo è riuscito a salvare gli avversari e a disputare la partita regolarmente. L'ultima destinazione di Dark nella prima serie è la Zeus, che ha annientato la Royal causando molti infortuni. La Zeus è una squadra ispirata alle divinità del Monte Olimpo e per aumentare le proprie capacità faceva uso del nettare degli dei, ispirandosi all'idromele greco, che nell'anime è un tipo di steroidi e grazie a questo arrivano in finale, però dovranno scontrarsi contro la Remon e non avranno vita facile. Infatti Mark impara la mano del colosso e Axel il tornado finale, battendo così la Zeus e Re Dark, che alla fine del match viene arrestato. La seconda stagione si apre con l'arrivo dei ragazzi influenzati da una pietra che distruggono la scuola della Remon e si dichiarano entità aliene, arrivate per conquistare il mondo. Sappiamo che Dark riuscirà ad evadere all'estero e continuerà a comandare l'Absolute Royal Academy, soprattutto grazie a Caleb Stonewall. Caleb ha vissuto un'esperienza simile a quella di Dark da piccolo, è stato abbandonato dal padre perché ha dovuto farsi carico di errori non fatti da lui e gli esattori delle tasse lo perseguitavano. Allora la madre gli dice di non diventare come suo padre, ma di diventare una persona importante. Il bambino fraintende le sue parole e proprio come Dark ha sete di potere e si unisce a qualcuno che gli può effettivamente donare quel potere che tanto cerca. Troviamo il suo ritorno a Ehime, dove la Remon è stata indotta ad andare proprio da Caleb fingendosi Hillman e si dovrà scontrare contro la Absolute Royal Academy, una squadra composta da David Sanford, Joseph King e altri nuovi giocatori sotto il potere della pietra di Alius. Il meteorite Alius era una roccia peculiare proveniente dallo spazio che si è schiantata vicino alla base del monte Fuji 5 anni prima della storia. La roccia è stata scoperta da Astram Schiller, di cui parleremo meglio più tardi, e portata in un centro di ricerca sulle armi segrete vicino al luogo dell'incidente, dove sono state scoperte le sue straordinarie proprietà. Sebbene coloro che sono esposti alla roccia diventino fisicamente più forti, più resistenti, diventano anche aggressivi ed estremamente ossessionati dal potere, disposti a fare qualsiasi cosa per diventare sempre più forti e dimostrare di essere superiori. I loro ricordi di se stessi prima dell'esposizione iniziano a svanire, ma tutti gli effetti negativi della roccia spariscono nel tempo se tenuti lontani da essa. Sanford e King sono stati plasmati dalle parole di Caleb, che li porterà ad odiare Judd, il loro vecchio capitano. Imparano tecniche proibite, il pinguino imperatore numero 1 e il morso della belva, che usati eccessivamente avrebbero causato danni permanenti. La partita finisce in pareggio, con Sanford e Kevin gravemente infortunati, ma Dark non gli interessa. Lui vuole creare la squadra perfetta e con l'esplosione della barca in cui si trovava scompare. Ora la Remon dovrà fronteggiare la squadra dell'Alius, tutte sotto il potere della pietra, e possiamo finalmente parlare della figura di Astron Schiller. Il primo ministro Stuart Vanguard propose che la roccia potesse essere utilizzata per sviluppare l'esercito creando soldati militari più potenti, tuttavia iniziò ad avere preoccupazioni sul progetto e ne chiese la chiusura. Sebbene il progetto fosse terminato, Astron continuò la sua ricerca, essendo diventato ossessionato dalla roccia. Era furioso con il primo ministro per averlo rifiutato, e il suo vecchio rancore per la morte del figlio Xavier cominciò a riemergere. Astron decise di completare il progetto del super soldato per creare gli esseri umani più potenti e usarli per ottenere la sua vendetta. Radunò molti bambini orfani e usò il meteorite Alius per aumentare le loro abilità, e così creò l'Alius Academy, un'organizzazione composta da più squadre sotto il potere di Schiller. Al suo fianco c'è Godric Wiles, un uomo spregevole ed egoista, che appena avuto la possibilità si è liberato di Astron per condurre il suo vero piano, per conquistare il mondo, che terminerà venendo arrestato e non lo vedremo più all'interno della serie, così come Astron, che per quanto possa essersi pentito dovrà passare il resto della sua vita in prigione, e la pietra di Alius verrà distrutta. Passiamo in Azumi Eleven 3, dove finalmente conosciamo direttamente anche Zulan Rice. Zulan è il presidente della commissione centrale del Football Frontier International, nonché l'allenatore del Regno. Questo torneo è organizzato dalla stessa associazione calcistica che ha dato vita al Football Frontier,
tuttavia con la partecipazione di investitori privati come lo stesso Zulan, il quale ha trasformato l'isola di Liokot nel luogo dove è possibile disputare il torneo internazionale. Anche se afferma di voler diffondere la pace fra le nazioni, i suoi veri obiettivi sono ben diversi. In realtà Zulan è un petroliere i cui giacimenti sono in calo di resa e recentemente ha investito anche nel mercato delle armi e con il Football Frontier International intende mettere zizzania fra le nazioni in modo da scatenare un conflitto. In caso di guerra i paesi cercherebbero di accaparrarsi le fonti di energia disponibili e pertanto anche i quasi esauriti giacimenti di Zulan avrebbero una resa molto maggiore per effetto dell'incremento della domanda, senza contare i guadagni derivanti dalla vendita delle armi. Ma i suoi obiettivi non finiscono qui, egli infatti intende diventare il padrone del mondo. Per raggiungere tali obiettivi, durante il Football Frontier International ricopre il ruolo di allenatore della nazionale brasiliana, ingannando così i tifosi. Zulan ha creato il programma RH, un progetto che riesce a influenzare i giocatori di calcio in modo da sviluppare al massimo le loro capacità, realizzando degli esperimenti con Giulio Acuto, che ha rischiato di perdere la vista, e Macrobingo, il capitano del Brasile. A proposito di Giulio Acuto, abbiamo perso un attimo di vista Ray Dark. Gli viene dato il ruolo di allenatore dell'Orfeo, la nazionale italiana, ma aveva intenzione di cambiare tutti i giocatori che erano stati correttamente convocati, sostituendoli col Team D, capitanati da Giulio. All'interno della partita capiamo l'ossessione che Dark prova nei confronti di Jude e di come abbia provato ad avvicinarsi a lui creando Acuto, ma neanche con l'allenamento RH ci è riuscito e così non ha più il controllo sulla sua creazione. Uscirà sconfitto dal confronto tra un mix di giocatori della nazionale giapponese e dell'Orfeo contro la sua squadra, così da dover mantenere i calciatori convocati precedentemente. Dopo un po' di tempo Paolo Bianchi diventa piuttosto curioso del perché Dark odiasse il calcio, ma che comunque lo conoscesse così bene. In seguito scopre il suo passato grazie a Nakata e decide quindi di fidarsi di lui. La sua squadra riuscirà a padroneggiare la barricata impenetrabile e Paolo inizia a giocare proprio come faceva il suo idolo, Tom Dark, e fece sì che Ray si rendesse nuovamente conto del suo amore per il calcio che in fondo, nonostante cercasse di sbarazzarsene in tutti i modi, non l'ha mai abbandonato. Quando Mr. D viene arrestato, Zulan incarica Minion, il suo assistente, di farlo fuori. Tuttavia, Dark fa in tempo a confessare il nome di Zulan e di come avesse sostituito il vero allenatore del regno, mettendo così in luce l'estrema crudeltà di Rice e di come Ray sia effettivamente cambiato. Continuando, l'Inazuma Japan si scontra con la nazionale brasiliana in semifinale, capitanata da Robinho. Lui e la sua squadra sono minacciati da Zulan che li costringe a giocare al massimo e Mac è soggetto ad una sostanza ancora più pericolosa rispetto a quella assunta da Giulio, rischiando di fargli perdere i sensi. Un'altra scelta che ascoltare ed eseguire, altrimenti i suoi genitori e i genitori di tutti i membri della squadra saranno licenziati dai loro lavori poiché sono sotto la compagnia di Rice. Durante la partita tra Inazuma Japan e il Regno, Zulan viene arrestato dal detective Smith della polizia giapponese e il vero allenatore della squadra brasiliana, Leon, prende il suo legittimo posto. Ma i ragazzi sono ancora impauriti della possibilità che la loro famiglia possa perdere il lavoro, quindi continuano a passarsi la palla, ma grazie al fratello di Lagarde, che dice di essere contenti quando giocano, proprio come un tempo tornano a danzare sul campo a ritmo di samba. In seguito Zulan riesce ad evadere dall'arresto grazie all'aiuto del suo assistente e utilizza la sua squadra perfetta, lo Zulan Team, capitanato dal suo fedele tirapiedi Minion, e attacca la zona del Kotarl per incontrare David Evans. Ma perché Rice ce l'aveva tanto con lui? Perché ha cercato di ucciderlo fino a farlo sparire e cambiare addirittura identità? David conosceva cosa stava pianificando Zulan, infatti ha svolto molte ricerche sul suo conto, e questo a Rice infastidiva. David ha inoltre scritto molti quaderni segreti col fine che si potesse combattere questo tiranno, confidando che qualcuno, prima o poi, avrebbe messo alla luce tutte le sue malefatte, proprio come ha fatto Mark, suo nipote. Aveva anche coinvolto Patrick Green, il padre biologico di Cammy, che lavorava per Dark, senza conoscere cosa ci fosse dietro realmente alle sue azioni. Patrick ha aiutato David a farlo scappare dal Giappone e portarlo in salvo, ma ciò gli è costato la vita sia a lui che a sua moglie, dovendo abbandonare Cammy quando era ancora una bambina. Tornando alla zona del Kotarl, i progetti malvagi di Zulan vengono scoperti e viene denunciato alla polizia. Difatti, come affermato da David Evans, quando una squadra si crede perfetta non è più spinta al miglioramento al contrario degli avversari, e dunque votata ad essere superata.
Alla fine fu arrestato dopo la partita tra l'Inazuma Japan e lo Zulan Team, sempre da Detective Smith e dagli agenti dell'Interpol. E così si conclude il nostro viaggio nel lato oscuro di Inazuma Eleven, un lato che spesso rimane nascosto sotto la superficie di un anime che ha fatto sognare tanti di noi con il suo messaggio di amicizia, determinazione e amore per il calcio. Ma come abbiamo visto, il mondo di Inazuma non è fatto solo di tiri speciali e vittorie epiche. Ci sono storie di dolore, vendetta e manipolazione che mostrano un lato più complesso e inquietante. Ci hanno anche insegnato che la speranza e la forza d'animo possono prevalere, perché alla fine il vero spirito del calcio non è quello di vincere a ogni costo, ma di unire e ispirare.